Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a vedere il nuovo volante Yoke che ho installato. Cerchiamo di fare qualche paragone con il vecchio e soprattutto vedere un attimo come mi sto trovando, anche perché devo essere sincero, ero molto scettico sulla buona riuscita di questo accessorio. Invece mi sto ricredendo alla grande. Cerchiamo di utilizzarlo anche in queste rotatorie. Questa vabbè, è abbastanza larga, quindi diciamo che non serve fare più di tanto manovra. I vantaggi sono soprattutto la maggiore visibilità che si ha, perché anche avendo installato adesso il monitor, adesso c'è una visuale davvero completa e questo diciamo che aiuta la visibilità, soprattutto vabbè, adesso con la luce si vede poco, ma di notte è davvero uno spettacolo. È molto più ergonomico rispetto all'altro e mettendo le mani così, diciamo alle 10:10 abbiamo subito il pollice qui reattivo ai comandi. Secondo me è molto più intuitivo così rispetto al vecchio. Dà sicuramente una sensazione di guida più sportiva rispetto all'altro volante, anche se sicuramente c'è, come tutte le cose, c'è bisogno, a mio avviso, di un piccolo tempo iniziale di ambientamento, perché comunque inizialmente magari uno cerca la parte più alta del volante nel fare le manovre e quindi tutto lì, ma devo dire che davvero io c'ho da una settimanella più o meno, devo dire che anche sulle manovre strette non c'è proprio nessun tipo di problema. Estetica è davvero futuristica e sembra davvero di stare su una monoposto, che ricorda davvero il volante delle monoposto. Adesso devo provare a fare una manovra pratica per mostrarvi magari come si comporta negli spazi più stretti, perché comunque, come avete visto, sulle rotonde, anche quelle diciamo con ampio raggio, è abbastanza semplice, quindi non è che c'è nulla di difficile. Basta davvero girare così, avere le mani sempre appoggiate. Il consiglio è quello, qualsiasi manovra comunque, di tenere le mani sempre molto vicine al volante, per evitare che magari possa sfuggire. Come detto prima, magari siete abituati all'altro volante, a quello tradizionale, e magari può sfuggire durante una manovra, e questo diciamo che è meglio se non lo facciamo ad accadere. Adesso cerchiamo di fare tipo un'inversione a U, così teniamo sempre le mani sul volante, come vedete. Adesso sono anche un po' impedito io perché sono le prime volte, ma comunque, come potete vedere, non è che c'è questa grande difficoltà. Mettiamo sempre la freccia, ragazzi. Vedo con piacere che non mi state più riprendendo sulle frecce, e questo mi fa solo che piacere, perché sto migliorando notevolmente. Gira davvero in un fazzoletto. Un'altra storia vedere lo schermo qui con la piena visibilità. Adesso affrontiamo un'altra rotonda, questa meno impegnativa, e ci siamo. Sicuramente una cosa di cui dobbiamo parlare di questo volante, che io rimetterei 1000 volte, è il prezzo, che più o meno stiamo sui $400 più o meno. Io poi ho scelto la versione, questa qui normale, diciamo la più originale possibile, perché non mi piacevano le cose un po' troppo pacchiane, tipo Alcantara, cose, no?
l'ho lasciato molto, molto semplice perché mi piace così. E certo c'è da considerare il prezzo, ma secondo me è davvero un accessorio da avere, un must have come si dice in questi casi. Adesso ancora non ho fatto nessun viaggio diciamo lungo con questo volante installato, ma penso che sia molto più la guida sia molto più rilassata, penso, perché comunque sta abbastanza anche più basso forse di come stava messo prima, quindi non stai molto teso come prima, stai sicuramente con le mani un po' più alzate così, sicuramente facilita la comodità questo volante. Comunque qualsiasi domanda che avete potete scrivermela sotto qui nei commenti e vi risponderò senz'altro. Un'altra cosa che non ho detto prima è il montaggio. Il montaggio secondo me è fattibile anche da solo, se avete un po' di pazienza e gli attrezzi giusti, ma per non avere nessun problema io lo farei installare da un professionista, un carrozziere o comunque da chi volete, anche perché comunque stiamo parlando di un volante che poi deve essere rimontato bene dritto e tutto quanto, quindi magari per risparmiare un centinaio di euro non mi pare il caso, se proprio non ne avete né voglia e né non vi sentite sicuri di montarlo voi. Conclusione, che dire, se avete uno stile di guida più tradizionale oppure comunque siete ancorati al passato, sicuramente non fa per voi questo volante, perché comunque strizza l'occhio al futuro, sia per come è fatto di design, sia per come è concepito, diciamo che questo era proprio l'ultimo upgrade in quest'auto per farla diventare davvero quella di Knight Rider. Manca soltanto la parte qui davanti con i LED che si muovono rossi con la voce di Kit. Niente ragazzi, qui siamo arrivati al mare, nella ridente località di Latina Beach, siamo su via del Lido. Gente che corre già a petto nudo, la giornata bellissima proprio, e vi ringrazio per aver visto questo video, spero di avervi delucidato il più possibile su questo accessorio e avervi fatto capire se può fare al caso vostro. Durante il tragitto per tornare a casa ho provato per la prima volta i sedili ventilati. Che dire, messi di default alla velocità 3 praticamente ti danno la sensazione di stare seduto sul circolo polare artico, un po' too much, ma regolati alla prima velocità si sta davvero belli freschi, sia nella parte lombare sia più in basso. Non oso immaginare le camicie pezzate dei possessori delle vecchie versioni che non hanno questa feature. Davvero davvero indispensabile ora che si va verso l'estate. Che dire ragazzi, io e il mio nuovo amico di avventure vi salutiamo e ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!